Soffri di mal di schiena e non sai come dormire? Vediamo insieme in questo video se c'è una posizione corretta. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Esiste davvero una posizione corretta per dormire quando si soffre di mal di schiena? Prima di tutto dobbiamo capire da dove origina questo mal di schiena, perché siamo soliti pensare che il dolore al risveglio, quando ci svegliamo, quando ci alziamo, sia dovuto da una posizione scorretta tenuta durante la notte oppure diamo la colpa al materasso. In realtà, se avvertiamo dolore è perché esiste già una infiammazione, un dolore cronico o un dolore acuto che è in essere in quel momento. È normale al risveglio avvertire un pochino di indolenzimento o più dolore rispetto al solito, perché dopo la stasi notturna dei liquidi c'è meno drenaggio e quindi si percepisce di più l'infiammazione. È importantissimo capire che non è la posizione che noi teniamo durante la notte che ci fa venire il mal di schiena, ok? O che ci procura dei dolori o delle infiammazioni. Ma se il dolore è già esistente, i tessuti sono già infiammati o ci sono problemi posturali o di altra natura, certo che la posizione che teniamo durante la notte può andare a peggiorare la situazione. Se ci pensiamo bene, quando abbiamo un dolore molto acuto, qualsiasi posizione ci dà fastidio, non riusciamo proprio a trovare la posizione comoda quando andiamo a riposare. Invece quando stiamo bene, non abbiamo nulla, in qualsiasi posizione ci mettiamo, il nostro corpo riesce a riposare in base a come siamo più comodi. Quindi la cosa più importante è fare delle prove, fare dei test, mettersi a pancia su, quindi supini o proni, pancia sotto, su un fianco piuttosto che l'altro e vedere qual è la posizione che a noi giova di più, qual è quella che non ci fa sentire quel dolore che invece solitamente avvertiamo alla schiena, e deve essere una posizione comoda che ci permette di fare un sonno ristoratore, cioè di riposare in modo profondo, in un sonno profondo e svegliarci al mattino riposati. La cosa più importante quindi è capire qual è l'origine di questo mal di schiena e cercare di risolverlo, quindi con degli esercizi, con delle terapie. A questo proposito ti invito a guardare i miei video nella playlist dedicata proprio al mal di schiena, ti lascio sotto in descrizione il link. È praticamente impossibile mantenere durante tutta la notte la stessa posizione. Poche persone rimangono immobili. Solitamente ci si muove, ci si gira più volte durante la notte e quindi possiamo addormentarci nella posizione più consona, più comoda per noi, ma poi girandoci, muovendoci nella notte, le posizioni cambiano, quindi non esiste la posizione perfetta per dormire. È chiaro che ognuno di noi avrà la sua posizione migliore. Se soffriamo di mal di schiena, quindi c'è la parte, i tessuti e la parte della colonna vertebrale, solitamente nella zona lombare, che sono infiammati, in questo caso dormire in posizione prona, quindi a pancia sotto, in questo modo, potrà andare a sovraccaricare proprio la zona lombare e le vertebre andranno in sovraccarico in questa posizione, ok? Perché si crea la lordosi lombare in modo più accentuato. Stessa cosa se ci mettiamo in posizione supina con la pancia in su e le gambe distese, anche qui attraverso delle strutture muscoloscheletriche, lo psoas per esempio che tira a livello delle vertebre lombari, questa posizione protratta nel tempo, quindi durante tutta la notte, se mantenuta costante, può andare a creare tensioni, sempre uno schiacciamento vertebrale. La posizione migliore, diciamo così, per addormentarsi nel momento in cui si soffre di un dolore alla schiena, di una lombalgia in particolare, potrebbe essere quella sul fianco, con le gambe leggermente piegate, quindi non completamente raccolte in posizione fetale, ma leggermente piegate e più rilassati possibile. Ok? In questo modo la colonna vertebrale è in una posizione di equilibrio, le vertebre sono ben distanziate tra loro e in equilibrio. Ma come vi ripeto, questa potrebbe essere il modo per addormentarsi, se per voi è comodo, ovviamente dovete fare una prova e testarla. E comunque non è la posizione ideale in assoluto per tutti, anche perché, come dicevamo prima, non è possibile mantenerla così fissa per tutta la notte. Quello che mi viene chiesto più spesso è che tipo di materasso dobbiamo utilizzare.
Anche qui non c'è una risposta precisa e uguale per tutti. Se siamo persone un po' rigide, quindi con difficoltà per esempio a fletterci in avanti, quindi con poca elasticità, poca mobilità, per esempio si può fare questo test e vedere dove si arriva con le mani quando ci si flette in avanti con le gambe distese. In questo caso avremo bisogno di un materasso piuttosto morbido, ok? Morbido poi vuol dire tutto e non vuol dire niente, ci sono 1000 tipologie di materassi in questo momento, ma diciamo un pochino più soffice, perché se siamo in questa condizione di rigidità è meglio un materasso più soffice. Non fraintendete le mie parole, non materassi a barca, quindi completamente senza sostegno, ok? Semplicemente un po' più soffice. Se invece siete persone molto elastiche, anche con i legamenti lassi per esempio, quindi dove questa flessione proprio è molto semplice, no? Vi viene naturale fare, allora potrebbe essere più indicato, anche qui non c'è una regola fissa, un materasso un pochettino più rigido. Concludendo, la cosa più importante è tutti i giorni lavorare sul benessere della tua schiena. Quindi se hai un dolore alla zona lombare, una lombalgia, un dolore alla schiena persistente, mi raccomando, rivolgiti allo specialista, al fisioterapista di fiducia e poi svolgi esercizi costanti per fare in modo che quando la mattina ti svegli non dovrai dare la colpa al materasso o alla posizione in cui hai dormito, ma prenderai la responsabilità della tua schiena di svolgere costantemente esercizi per migliorare l'elasticità, la mobilità e il benessere della tua colonna. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornato sui miei contenuti. Ciao!